Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Ariete e le tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, ragazzi. Può essere un periodo di ricerca della propria stabilità, potrebbe essere un periodo dove è necessario lavorare con costanza, con ordine, con delle regole. Però è anche una carta che ci parla di paternità. Può essere la paternità di un figlio piuttosto che di un progetto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. E in più, sempre in descrizione, c'è il link al video di presentazione del corso di tarocchi di gennaio 2026. Sono già aperte le iscrizioni, comunque per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie. Tenete presente che questa è la prima di 4 letture, questa è un po' più generale e poi ce ne saranno 3 specifiche, una sulla spiritualità, una sull'amore e le relazioni e l'altra sulla parte materiale, quindi lavoro e soldi. Bene. Ok. Partiamo da un 8 di bastoni, un 10 di coppe. Abbiamo un 3 di coppe, un 10 di bastoni, asso di coppe, 6 di bastoni e 5 di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo quali sono i movimenti energetici più importanti del periodo, del semestre. In un secondo momento andremo a vedere quando succede che cosa, quindi farò un'analisi anche a livello di mese, mensile. Allora, partiamo da questo 8 di bastoni, che è una carta di grande velocità, è una carta di notizie, una carta di dialogo. 8 di coppe, 7 di spade. Voglio andare a vedere anche il 10 di coppe. Cavaliere di coppe. E morte. L'idea con questo 8 di bastoni, siccome l'8 di bastoni è una carta, io dico che è un acceleratore delle carte che sono vicino, perché è una carta che ha una forte energia di propensione, di avanzamento. Io ho la sensazione che potrebbe, fino ad adesso, potreste essere stati quelli che non si fermavano con qualcuno perché pensavano che potrebbe esserci qualcuno di migliore, di più indicato, cioè come il sì, frequento questa persona, ma niente di serio perché secondo me potrebbe esserci qualcosa di meglio là fuori. Questo è un po' quello che sento da queste carte. Datemi la carta per i 7 di spade.
Ok, per qualcuno potrebbero essere state relazioni di puro piacere, senza necessariamente esserci amore. Ovviamente, ragazzi, siete tanti, ognuno di voi ha situazioni personali diverse, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, poi eventualmente incastrate ascendente e segno lunare. Diciamo che con questo 10 di coppe cambia un po' la situazione, quindi secondo me c'è come un allontanarsi, se vogliamo, da quello che erano le storie che vi stavate raccontando, perché con il 10 di coppe pare che vi fermiate con una sola persona. C'è anche un cavaliere di coppe, quindi è come se arrivasse ad un certo punto del semestre qualche tipo di offerta che cambia un po' le cose. Diciamo che il 10 di coppe è una carta di grande felicità, è una carta di unione, di una coppia stabile, serena. Addirittura in questo mazzo fa vedere come se ci fosse un bambino, quindi una famiglia già formata, completa. Quindi non nego che per qualcuno potrebbe arrivare la proposta di metter su famiglia. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Quando parlo di famiglia, se per esempio non siete più in età da figli o per X motivi non ne volete o non potete, può anche essere un animale da compagnia, ok? Andiamo a vedere il 3 di coppe. 2 di pentacoli e torre. Mm. Ragazzi, fate attenzione a non raccontarvi altre bugie, cioè se c'è inizialmente questo istinto di vado verso altre persone perché non sono convinto o non sono convinta che di volermi fermare con questa e quindi vado verso, sì, secondo me verso altre persone. Se qui arriva effettivamente questa proposta di stare insieme, di unione, di creare un qualche cosa insieme, fate attenzione perché con queste carte potreste non essere in due nella relazione. C'è anche un 2 di pentacoli che mi dice che potreste essere come in una difficoltà nel gestire più cose allo stesso tempo. Vi dirò, questo 7 di spade collegato, scusate, spiegato con l'asso di bastoni può anche essere una vostra forma di raccontarvi cose del tipo, ma sì, tanto con questa persona è solo sesso, ma sì, tanto non mi prendo bene di questa persona, oppure non è il massimo che posso trovare, voglio andare verso ehm, alla ricerca di altro. Cioè, ho come la sensazione che in qualche storia ve la stiate raccontando voi a voi stessi, eh? Cioè, perché? Perché qui comunque arriva come un momento di felicità, di gioia, insomma. Potreste anche decidere di unirvi magari a qualcuno che ha già dei figli e quindi questo tra di coppe lo spiegherei come i figli da dover gestire. Però diciamo che essendoci anche questo 2 di pentacoli potrebbe proprio fare riferimento a una situazione a 3. Potreste essere indotti in tentazione, sedotti o essere voi a fare qualche proposta a qualcun altro. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. La luna e la regina di coppe. Mm. È la parte emotiva, secondo me, che sarà un po' più messa alla prova, più che la parte, diciamo, della realtà, la parte fisica, la parte concreta, reale, perché la luna ci parla proprio di paure, di una realtà che si vede a metà. Allora, la regina di
Coppe è già un personaggio che ha la parte emotiva, che è tutto un saliscendi, non è mai lineare, un giorno è felice, l'altro giorno è triste, e con questa luna è come se venisse fuori un po' di nostalgia, un po' di malinconia e qualche proiezione, perché la luna è una carta che ci parla di proiezioni, ma con questo 10 di bastoni sento che fondamentalmente lascerete indietro le aspettative, lascerete indietro quelle che sono le proiezioni, le paure, cioè per la serie non mi aspetto più niente da questa persona e vediamo come va, vediamo che cosa arriva. Effettivamente poi arriva questo bellissimo asso di coppe, andiamo a vederlo, perché l'asso di coppe è l'inizio dell'amore, dell'innamoramento, di un qualche cosa di nuovo. Abbiamo un fante di pentacoli e il carro. Credo che sia un consiglio su come procedere, nonostante questo, diciamo, intoppo, è come se aveste bisogno di letteralmente aprire il cuore, dare una seconda possibilità a questa persona, o magari a voi stessi, o alla relazione, ehm, perché tolte queste aspettative è come se doveste imparare a conoscere di nuovo la persona. Vi faccio un esempio. Io mi aspetto che, non lo so, che il mio fidanzato o la mia fidanzata si comporti in un determinato modo, ho questa aspettativa, vedo che non lo fa, resto delusa. Però se io tolgo l'aspettativa, è come dire, è come rendersi conto che ci sono altre cose che prima non si vedevano, che poi prendono un valore, acquisiscono un valore. Difatti vi dico, c'è anche questo carro che è come il prendere una decisione, il decidere, secondo me, di andare avanti. Andiamo a vedere il 6. Abbiamo il sole e un 5 di bastoni. Qui c'è voglia di ufficializzare, di portare a galla, di far sapere al mondo. Andiamo a vedere il 5 di spade. 6 di coppe e re di pentacoli. Allora, io credo che alla fine del periodo, con questo 6 di bastoni, ci sia come un'ufficializzazione, un qualche cosa che viene detto in modo chiaro. Potrebbe non essere un'ufficializzazione davanti al mondo, però sì tra voi due. È come se venisse fuori il sono innamorato di te, sono innamorata di te, mi piacerebbe fare qualche cosa di più. Vi dico, tutto dipende un po' dalla situazione iniziale di partenza. Qui con il 10 di coppe si parla di felicità, quindi potrebbe effettivamente arrivare una proposta che trasforma, cambia, modifica la relazione tra di voi. Se non è una proposta, magari è una chiacchiera, è un confronto chiarificatore. Però io ho come l'idea, anzi datemi una carta per questa torre, che qualcuno o dovrà lasciare indietro qualche relazione clandestina, perché potrebbe arrivare effettivamente la tentazione, però con la torre ho come l'idea che si debba lasciare indietro, infatti anche 6 di spade. Oppure vi dirò, queste aspettative, queste idee potrebbero proprio essere il sicuramente a un'altra, a un altro, piuttosto che non staremo mai bene insieme, cioè un po' l'auto boycott. Mm. E per quello credo che ci sia qui la carta dell'imperatore, perché avete bisogno di trovare una stabilità nonostante le cose vadano avanti, che è un po' quello che vi darà il carro. Secondo me la parte più dura sarà fidarvi di nuovo di questa persona o fidarvi anche di voi stessi. Adesso lì dipende da chi deve lasciare indietro l'extra rapporto, questo tra di coppe. Io ho come l'idea che qualcuno si renderà conto che il vostro non è solo un incontro per il puro piacere. Sento che è come se una storiella si trasformasse in qualche cosa di più profondo
Diciamo che siete in buona compagnia, ma io ho come l'idea che con questa torre, queste carte, insomma, ci sia il troncare questa situazione a tre, piuttosto che questo continuo sali-scendi, andare a destra e a sinistra, il tenere in piedi in due scarpe. Ed effettivamente con il 6 di spade c'è un po' come il togliersi certe idee dalla testa, e questo parla di togliersi certe aspettative, in questo caso direi certe proiezioni, certe paure, e secondo me facendo tutta questa pulizia, togliendo un po' la concorrenza, un po' i pensieri negativi, un po' le proiezioni, un po' le false credenze, c'è la possibilità per il nuovo periodo di aprire il cuore alla vita, al nuovo. Ora, io sto parlando come se fosse, diciamo, un movimento a livello di una relazione romantica, perché è la cosa che arriva un po' più forte, però siccome questo è il primo di quattro oroscopi, vi consiglio poi di andare a vedere anche gli altri. Uno sarà sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e l'economia. Incastrate questa lettura con quella dell'amore, perlomeno. Devo dire che alla fine del periodo, il 6 di bastoni mi parla di ufficializzazione, quindi è come se venisse a galla qualche cosa. Può essere non, come vi dicevo prima, un'ufficializzazione in larga scala, ma una cosa tra di voi del tipo: sì, ok, sono pronto a rimanere con te, sono pronto a fermarmi, sono pronto a creare e costruire qualcosa di stabile e duraturo. Quindi c'è come questa intenzione effettivamente, c'è anche tutto un po' il contorno, se vogliamo, la parte romantica, la parte dei ricordi. Siete all'inizio, quindi definite bene che cosa vi fa sentire stabili, che cosa vi fa sentire al sicuro, che cosa quello di cui avete bisogno per farvi sentire tranquilli, sicuri, protetti. Perché comunque con questo 5 di spade alla fine, ragazzi, potreste non avercelo tanto chiaro. O potreste dover lottare un pochettino per riuscire a trovare questa solidità, questa sicurezza. Vi dirò, datemi una carta per il cavaliere di coppe. Per qualcuno questo momento magari non si tratta di una relazione a tre, ma si tratta del lasciare i propri amici, il proprio entourage per iniziare un percorso con questa persona, perché essendoci il carro si può parlare di un trasferimento, quindi magari per qualcuno si tratta di trovare la propria stabilità con qualcuno, però in un posto diverso, in un posto lontano da dove siete adesso, e quindi c'è come il dover interrompere le relazioni con i vostri amici. Prendetelo un po' come vi risuona, ragazzi, perché ripeto, siete tanti e in più questa è una lettura generale. Va bene, andiamo a vedere mese per mese, quindi estrarrò una carta a mese, molto facile. Quindi andiamo a vedere l'evoluzione mensile dell'Ariete per il primo semestre del 2026. Fante di coppe, cavaliere di bastoni, 3 di pentacoli, 10 di spade, 7 di coppe, temperanza e 6 di coppe. Guardate, 6 di coppe c'è anche qua. Allora, fase tentennante all'inizio con questo fante di coppe, come vi dicevo, mi risuona molto con questo 7 di spade perché quando il fante di coppe fa una promessa, propone quella coppa, normalmente sono promesse che sono un po' dettate dall'euforia del momento. Non dico che la persona non lo pensi, ma è abbastanza superficiale da non dare seguito a queste promesse.
Questo, diciamo, gennaio potrebbe esserci come il lanciare un qualche cosa per vedere voi come reagite, provare a farvi qualche battuta. Devo dire che a febbraio però c'è un cavaliere di bastoni, quindi c'è un movimento in avanti. Il 3 di Pentacoli molte volte fa riferimento alla casa, alle ristrutturazioni, quindi se fosse quel trasferimento di cui avevo parlato prima, verso marzo potreste iniziare a vedere che tipo di cambi fare, piuttosto che come sviluppare certi lavori, certe anche collaborazioni per certi versi. Devo dire che ad aprile, gennaio, febbraio, marzo, aprile c'è un bel 10 di spade, qui abbiamo un 10 di bastoni, secondo me ad aprile è il momento giusto dove vi lascerete indietro con questa torre, questo 6 di spade e questo 10 di bastoni, il vecchio modo di pensare, la vecchia situazione, le vecchie paure. Maggio abbiamo un 7 di coppe che effettivamente è una carta che apre nuove possibilità, nuove strade, nuove strategie e qui lo rivedo con il carro, quindi c'è come una serie di opportunità che potrebbero aprirsi, però attenzione, avete la temperanza a giugno, quindi è come se vi dicessero portate un attimo pazienza, vedete che cosa radica di tutte queste possibilità che ci sono, perché ricordatevi che il 7 di coppe è la carta delle illusioni. Cosa vuol dire? Che è vero che ci sono tante possibilità che si possono valutare, ma molte non sono concretizzabili, quindi sono un po' idee campate in aria. Quindi valutate attentamente, portate pazienza, qui la carta della pazienza vi dice di, come vi posso dire? Di fare attenzione a come vi muovete, di farlo molto lentamente, in modo da non sprecare tempo, in modo da non sprecare energie piuttosto che risorse. Però poi alla fine abbiamo un bellissimo 6 di coppe, esattamente come questo, quindi secondo me c'è come quest'idea romantica, se vogliamo, che arriva a compimento. Io credo che potrebbe essere un qualche cosa che nasce, cerca la stabilità, per adesso si tratta di ripulire tutto quello che potrebbe inquinare la relazione, le aspettative, le paure, le proiezioni, le responsabilità che non sono vostre. Cioè, ho come l'idea che prima si mettono le cose in chiaro e poi effettivamente con questo 6 di coppe, ragazzi, si può come sviluppare, mi verrebbe da dire la storia, la relazione da sogno. Attenzione, perché qui avete un re di pentacoli al contrario, quindi questa stabilità che si sta, diciamo, preparando in questo periodo a fine lettura, direi che ancora non è così certa questa stabilità, quindi qui potrebbe esserci un tema sulla costanza, il vedersi continuamente, ripetutamente, con regolarità. Potrebbe esserci anche un tema con le regole, fatemi vedere un attimo. Sì, potrebbe esserci effettivamente un tema con le regole. Si fa così, non bisogna fare questo è meglio se non lo facciamo. Definite anche i vostri spazi personali dove mettere i paletti, però è come se la cosa fosse working in progress. Se per esempio fosse una situazione dove magari vi state frequentando da un bel po' e decidete finalmente di andare a convivere, qua si tratta delle regole su come gestire le spese di casa, per esempio. Soprattutto quando, avendo un re di pentacoli al contrario, può essere che la situazione finanziaria, perlomeno verso la fine del periodo, verso la fine del semestre, non sia l'ottimo, soprattutto se avete dovuto effettuare spese di ristrutturazione, spese per la macchina. Questo poi lo andremo a vedere nell'oroscopo del lavoro e dell'economia, però ho la sensazione che non vi dobbiate fare prendere poi più di tanto dalle spese compulsive, mettiamola così. È necessario fare come una lista delle priorità per non trovarvi, diciamo così, spreparati, impreparati davanti alla difficoltà.
La situazione in sé o la relazione in sé, secondo me, finisce proprio come una relazione, diciamo così, da sogno. Ehm, Se fosse una questione platonica, questo vale per un gruppo piccolo di persone, cioè se fosse una relazione agli inizi, potrebbe terminare il semestre con una relazione platonica, cioè queste offerte essere direi solo chiacchiere, no? O comunque essere un qualche cosa di molto soft, secondo me. Fate attenzione perché se siete già in coppia da molto tempo, per qualcuno, secondo me, nella prima parte dell'anno potreste scoprire che la vostra dolce persona di interesse potrebbe avere un'altra persona di interesse e quindi essere in tre in questa relazione. C'è un tema con le bugie qui con il sette di spade e con quello che è o un'azione o un rapporto intimo con qualcuno. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Vediamo se riesco a darvi altre informazioni. Fiducia e coraggio. Fante di coppe nuovamente e la forza. Ho l'impressione che queste carte vi dicano di buttarvi un po', ricorda un po' il matto, perché si butta con fiducia nello sconosciuto, nel vuoto. E poi abbiamo questa carta che rappresenta una piantina che nasce in un terreno impervio perché è in mezzo alle rocce. Io ho come l'idea che anche se non vediate un potenziale in questa conoscenza, in questa relazione, queste due carte vi dicono che sì, potrebbe averlo, potrebbe tranquillamente averlo. Magari le cose sono un po' lente, ma secondo me sono lente perché è come se ci fossero delle cose per ognuno dei due da sistemare e si volesse partire puliti. Ho come questa sensazione. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Rete di telecomunicazioni. Qua parla dell'estate, qui ci potremmo arrivare. È come se aveste bisogno di ampliare la vostra rete di telecomunicazioni. Ora, se siete senza partner, questo può essere un invito a uscire di più, frequentare gente, iscrivervi a corsi, insomma, avere un'attività sociale più frenetica, più frizzante, perché ho come la sensazione che entro l'estate qualche cosa potrebbe cambiare, come abbiamo detto qui. Abbiamo visto che in 6 mesi c'è lo sviluppo di una bellissima relazione, secondo me. Tenete presente che potrebbe anche essere una relazione tra fratelli, Cioè, io non ho particolari indicazioni del fatto che sia una relazione romantica. Potrebbe, ma potrebbe anche essere una relazione tra amici piuttosto che fratelli. Quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere qualche parola su cui focalizzarsi nel 2026. Creatività e integrità. Ve le metto qua così si vedono un po' di più. Ok, e adesso andiamo a vedere una meditazione di Findorn per chiudere la lettura in bellezza. Benedetto è colui che ha il cuore traboccante d'amore e di gratitudine, che rende grazie per ogni dono buono e perfetto, che riconosce in me la fonte e il donatore come mio canale, nel quale e attraverso il quale io lavoro. Il modo migliore per portare nella tua vita l'amore e la prosperità
è benedire ogni cosa e rendere grazie per ciò che di più ti viene dato, non dando nulla per scontato o pensando di averne diritto. Io sono ovunque tu sia, perché sono il tuo vero centro. Quando ne sei cosciente costantemente, sei al riparo, sicuro e senza timore. Quando fai un passo nell'ignoto, in luoghi e situazioni strani e non familiari, non sei mai solo. Io sono qui, a guidarti e a dirigerti, raddrizzando le vie tortuose e spianando il terreno accidentato. Bella lettura ragazzi, spero che vi abbia dato qualche spunto interessante di riflessione, spero che vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. E per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati, ovvero ci sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine progressivo di numero e praticamente è come una formazione su tutto quello che sono i mondi sottili, il mondo eterico, ci sono dei temi di esoterismo, parleremo di chakra, parliamo di metafisica, di metamedicina, la psicosomatica delle malattie, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in quasi 30 anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio, vi auguro un 2026 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!